Ciao a tutti e ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Nonostante la maglia gialla non ci troviamo al Tour de France, là ci sono uomini molto più forti, noi però siamo sempre sui sentieri di casa nostra, a metterci alla prova, a testare nuovi prodotti e a raccogliere riscontri interessanti su quelli che sono nuovi modelli, aggiornamenti e veri e propri punti di riferimento del settore. Siamo tornati un'altra volta a parlare di hardtail perché le statistiche parlano chiaro. La tipologia di mezzo che abbiamo qui davanti dà ancora filo da torcere alle full suspended che cercano ormai da anni di raggiungere quelli che sono i livelli prestazionali per alcuni aspetti delle front suspended. Qui abbiamo la Olympia F1, l'ultima rivisitazione. Prima di scendere nel dettaglio e di parlare delle prove sul campo del modello della Casa Veneta, iscrivetevi qua sotto al canale. Ebbene, la Olympia F1 rappresenta il top di gamma della gamma Veneta per quanto riguarda il cross country e il marathon con una sola sospensione. Si tratta di un modello rivisto, riprogettato recentemente, a cui sono state apportate determinate migliorie che ne fanno una vera e propria hardtail moderna, pensata per quelli che sono gli utilizzi odierni. Come si può vedere infatti dal telaio della nuova Olympia F1 sono stati rimossi alcuni degli elementi precedenti per arrivare a una soluzione che conferisse lo stesso tipo di performance o anzi più elevata ma con un peso minore. È stato cambiato il tipo di realizzazione, è stato cambiato il design della nuova Olympia F1. All'anteriore infatti su questo modello non c'è più lo shape, ossia il doppio tubo sterzo che conferiva maggior sostegno, maggiore stabilità e rigidità all'anteriore. Allo stesso modo è stato eliminato nella parte del piantone sella, nel collegamento con l'orizzontale, quello che era un vero e proprio ponticello di sostegno per il top tube. Al loro posto è stato curato completamente un design nuovo, più minimalista ma ancora più affascinante e allo stesso tempo elegante. La nuova Olympia F1 è effettivamente una bicicletta con delle linee pure, molto molto curate. Ma a parte il design, il lavoro che c'è stato sull'Olympia F1 è una rivisitazione di quelli che sono i valori geometrici, per cui tutto il riadattamento del posizionamento dei tubi e delle geometrie volte a trasformare questo modello in un perfetto all-rounder da gara. L'anima della Olympia F1 è quella corsaiola, quindi pensata e studiata per essere portata nei campi di gara. Un mezzo quindi che si addice alla salita, al dislivello, ma anche al divertimento in discesa. Non a caso su questo allestimento un pochino particolare si ritrova anche un reggisella telescopico, che è poi uno di quegli upgrade che noi di Pianeta Mountain Bike monteremo su qualsiasi tipo di bicicletta. Sulla Olympia F1 però questo componente offre quella comodità e quella capacità di guida superiore anche nei tratti più tecnici di discesa. Ebbene, parlavamo un attimo del telaio e delle tecnologie applicate. È stata trasformata la serie sterzo con l'adozione di una serie sterzo da 1,5 pollici e 1,5 pollici. Questo quindi consente di mantenere lo stesso indice di rigidità ma con una linea un pochino più pulita. Ovviamente tutto il telaio è realizzato con fibre di carbonio ad alto modulo, Toraica, con delle fogliazioni T800, T1000 e M40J che sono posizionate in maniera specifica. Anche ciò che riguarda la produzione ha portato a un rinnovamento della Olympia F1 e dei suoi valori, perché la realizzazione attraverso latex EPS permette di lavorare in maniera migliore tutto quello che sono le parti interne del telaio per eliminare i residui. Un fine tuning veramente utile per limitare il peso complessivo del telaio, che sulla Olympia F1 è di 1100 grammi. Voi direte, forse non il peso più basso riscontrato e registrato dal nostro canale. È vero,
ma comunque sempre un ottimo riferimento. Se guardiamo le forme di questo telaio noteremo comunque che ci sono alcuni punti ancora molto massicci, come il tubo obliquo e tutta la zona del movimento centrale. Proprio il movimento centrale effettivamente è sovradimensionato, ma con uno scopo ben preciso: conferire la massima reattività e rigidità in fase di pedalata in salita, e questo nel nostro test lo abbiamo percepito. Per quanto riguarda le forme del retrotreno, abbiamo detto che il ponticello di sostegno è stato eliminato nella forma che aveva in precedenza, ma la zona di collegamento tra il tubo orizzontale e i foderi alti del carro formano una sorta di ponticello chiuso di sostegno, quindi una zona un pochino più massiccia. La parte posteriore è caratterizzata invece da foderi che sono stati rastremati rispetto alla versione precedente per dare quel effetto cuscinetto che adesso tutte le front ricercano, perché nonostante la presenza di ruote da 29 pollici sulla Olympia F1 il valore dei foderi bassi del carro è di 430 mm. Sulla Olympia F1 è ancora possibile installare una sezione maggiorata delle gomme, quindi con una larghezza fino a 2,35. Diciamo che è l'ideale per il cross country, ma soprattutto per le marathon e le gran fondo attuali. Un telaio che, come abbiamo detto, è molto curato nei dettagli, con una trama del carbonio a vista su tutte le parti in luce, abbinata a colori matte come l'arancio e il bianco perlaceo. Se siete arrivati a questo punto, però, vi piacerà capire quali sono state le sensazioni alla guida della Olympia F1, perché effettivamente è un modello che in questo aggiornamento, con le geometrie progettate per questa nuova versione, offre veramente un pacchetto utile per diversi terreni di gara. Ebbene, abbiamo detto, l'angolo di sterzo è stato aperto fino a 68 gradi, quindi un valore consistente, perfettamente in linea con quelle che sono le attuali necessità delle hardtail, ma un valore del piantone sella verticalizzato fino a 76 gradi, quindi molto molto dritto, per dare la possibilità di erogare tutta la potenza possibile. E allora abbiamo effettuato in sella alla Olympia F1 diversi test su salite di riferimento e discese che affrontiamo con regolarità. Quello che mi è piaciuto della Olympia F1 è che sul tecnico a salire si percepisce una sorta di flessione dei foderi alti, che era un po' lo scopo anche dei tecnici dell'azienda veneta, per avere la maggior trazione possibile quando il fondo è particolarmente rotto e tecnico. Nei tratti di salita più ripidi, tutto il retrotreno della Olympia F1 si trasforma in una piattaforma ad alte performance, con un avanzamento che permette l'erogazione e il trasferimento della massima potenza a terra. Questo grazie al valore dei foderi bassi da 430 mm, ma anche la verticalizzazione del tubo sella a 76 gradi. Una qualità che secondo noi, per le tipologie di gran fondo e marathon attuali in Italia e all'estero, risulta impeccabile. Prima ci siamo addentrati su quelli che sono i valori geometrici della Olympia F1, dicendo che l'azienda veneta ricerca quello che è un reach di dimensioni abbondanti per conferire più stabilità all'avantreno quando si tratta di discese veloci e tecniche. Nonostante ciò, la posizione in sella risulta ancora parecchio avanzata, quindi molto verticale, per garantire un efficiente punto di spinta senza andare a cercare un avanzamento sulla sella e una posizione un pochino più performante. In discesa con la Olympia F1 si possono raggiungere quelli che sono livelli di riding di una hardtail moderna, quindi tanta permissività, molta stabilità e ingressi in curva sempre precisi. Il retrotreno della
F1, come dimostrato in salita, ci ha permesso di assorbire in maniera discreta quelle che sono le alterazioni del terreno, ma soprattutto di copiare perfettamente ogni tipo di asperità. A fare la sua parte è anche un peso complessivamente molto incoraggiante, perché in questo allestimento con Forcella 32 Fox Factory e tutto il gruppo Shimano XTR a 12 velocità, la Olympia F1 raggiunge un peso di 9,9 kg, ma attenzione, perché non è il peso più basso che può raggiungere, in considerazione del fatto che è presente anche il telescopico TransX, che di certo non rappresenta il top di gamma dei telescopici. Questo componente dà quella marcia in più su tutte le parti strette di discesa e molto tecniche. Lì ci siamo divertiti anche con una hardtail, arretrando il giusto e avendo sempre la mobilità indispensabile a lanciare la bicicletta tra una linea e l'altra e oltre l'ostacolo. A mio parere la Olympia F1 in questa configurazione, ma soprattutto con questo aggiornamento, è la hardtail adatta a tutti coloro che cercano un mezzo da gara per le marathon di oggi, per le gran fondo, ma che si vogliono spingere anche sui sentieri un po' più tecnici, senza dover ricorrere e andare per forza a ricercare una via ammortizzata. Ma se dobbiamo cercare qualcosa che su questa bici non va, facciamo veramente fatica. Forse metteremo un telescopico un pelo più leggero, ma una hardtail con il telescopico e con un impianto frenante XTR disco da 180 mm all'anteriore rappresentano l'allestimento perfetto per riuscire ad avere una bicicletta bilanciata che in salita riesca a trasformare l'erogazione in avanzamento in maniera diretta, ma anche assorbimento e stabilità in discesa. La sterzata con la Olympia F1 è una sterzata precisa, austera, sempre rigida. Quello che non cambierei sulla Olympia F1 è la scelta della taglia, perché sebbene la M abbia un valore del reach abbastanza esteso, devo dire che se avessi scelto qualcosa di più contenuto, forse in discesa non avrei avuto le stesse sensazioni di stabilità e non sarei di certo riuscito a raggiungere le velocità che invece nelle varie fasi di test ho voluto raggiungere. Infatti è una bici molto composta, molto malleabile e facile da guidare, con una taglia più piccola che comunque è a discrezione personale. Personalmente, che sono alto 1,73 m, ma detengo una guida molto aggressiva, forse mi sarei andata a impiccare un po' troppo sull'anteriore e questo mi avrebbe indotto a diversi errori o riposizionamenti. Ebbene, se siete arrivati fino a questo punto non vi rimane nient'altro che mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale e come sempre, gas aperto. Ciao, alla prossima! Eccoci qua, allora una nuova puntata